Uno studio che vuole indagare la presenza di false credenze all'interno dei materiali didattici. Come si conduce? Ecco la domanda dalla quale vogliamo partire. In prima istanza è necessario decidere se lo studio che vogliamo condurre dovrà essere di tipo qualitativo oppure quantitativo. Questa è la prima scelta da effettuare. Nell'ultimo caso, infatti, dovremo necessariamente avere un approccio statistico. La statistica è una scienza. Individuare le percentuali rispetto ai totali degli elementi che si vogliono studiare. Quindi vedere quanto questi elementi sono presenti in un totale stabilito all'inizio. Bene, non era questo il nostro caso. Chi infatti vuole condurre studi di tipo quantitativo ha l'obiettivo di rintracciare tali percentuali, che alla fine devono essere dei dati condivisibili da chiunque, devono essere dei dati oggettivi. Quindi questo tale fenomeno si presenta x volte rispetto al totale. Il nostro obiettivo, invece, per converso, non era quello di stabilire quante false credenze sono presenti all'interno dei materiali didattici. Non ci interessava. Noi infatti riteniamo che anche la presenza di un solo libro con una sola informazione sbagliata, un libro di scuola, sia qualcosa di molto deleterio per le nuove generazioni. Quindi basta anche la mera presenza di un solo elemento sbagliato, di una sola misconcezione nei libri di scuola per giustificare uno studio del genere. Studio, dunque, di tipo qualitativo. Lo scopo: andare a vedere quali sono alcune false credenze presenti nei materiali. Non ci interessa sapere quante sono, non ci interessa sapere se ce ne sono delle altre. Concentriamoci su alcune di queste, stabilite ancor prima di indagare la loro presenza nei materiali, e dopodiché quindi cerchiamo di capire insieme agli esperti per ogni misconcezione riscontrata, come quello stesso contenuto può invece essere presentato in maniera corretta, scientificamente fondata, alle nuove generazioni. Abbiamo analizzato circa un centinaio tra materiali didattici cartacei e digitali. Soffermiamoci su questo elemento. Un centinaio perché non si è, ancor prima di partire con l'inchiesta, stabilito a tavolino la quantità del materiale da analizzare, perché questo non serviva. Ce ne occuperemo tra poco. Ciò che era invece impellente era il recupero di materiali che fossero recenti, perché nello studio si è deciso, una decisione che è stata presa, si poteva anche fare diversamente, di analizzare materiali recenti, quelli pubblicati negli ultimi anni. In effetti, se lo scopo era quello di rintracciare false credenze che comunemente si hanno nella vita quotidiana, nei materiali didattici, nella scuola di oggi, ecco che evidentemente era molto opportuno proseguire con la scelta che ho testé menzionato. Quindi circa un centinaio. Di quale scuola però? Abbiamo opportunamente individuato il primo ciclo di istruzione come quello di interesse per l'analisi. Il motivo è semplice: tutti, secondo l'educazione e l'istruzione standard, procedono lungo un corso di studi che è sostanzialmente uguale dalla prima classe della scuola primaria fino all'ultima classe della scuola secondaria di primo grado, quindi sostanzialmente le elementari, come si diceva una volta, e le scuole medie. In effetti, al termine di questo ciclo si deve poi stabilire il percorso che si vorrà intraprendere per la scuola superiore, in vista magari anche del proseguimento successivo degli studi. Quindi, siccome poi dal primo anno delle superiori si possono approcciare percorsi
molto diversi l'uno dall'altro, ecco che non aveva senso occuparsi di questi, piuttosto ci occupiamo della cosiddetta educazione e istruzione standard, cioè quella che nelle istituzioni pubbliche e in quelle private paritarie è identica, a prescindere dal metodo utilizzato, dall'approccio e così via. Quindi primo ciclo di istruzione. Abbiamo, per ciò stesso delimitato il campo, quindi sappiamo, cosa vogliamo indagare, sappiamo dove andare a rintracciare tutto questo, le scuole elementari e le scuole medie. Sappiamo anche che vogliamo rintracciare tali elementi anche sulla rete, perché abbiamo analizzato i documenti digitali pubblicamente reperibili sul web e quindi adesso è arrivato il momento di recuperare tutti questi materiali. Il recupero dei materiali è stato, tuttavia viziato, da un preconcetto, cioè se io ho stabilito di, occuparmi di queste precise false credenze che afferiscono ad alcune, specifiche materie, ecco che non avrà senso recuperare dei materiali, dei libri che non afferiscono a tali materie. Quindi se nella mia indagine non è presente, poniamo il latino, non ha senso andare a recuperare materiali di latino. Ecco, queste sono indicazioni metodologiche. Le false credenze. Come sono state scelte per la conduzione di questo studio? Non abbiamo voluto anche in questo caso procedere con una scelta di tipo quantitativo. Per quale motivo? Perché avremmo potuto anche coinvolgere tutte quelle convinzioni errate che si hanno nella quotidianità e che sono più presenti rispetto ad altre. Lo svantaggio di una tale decisione sarebbe stato quello di occuparsi magari anche di misconcezioni molto presenti e quindi molto introiettate all'interno di noi, ma che alla fine potremmo ritenere poco significative, poco utili e poco interessanti anche da approfondire, perché per ciascuna di queste si è recuperato il momento iniziale in cui hanno cominciato a circolare e poi il momento in cui sono state smentite dalla comunità scientifica per la prima volta, in via definitiva, quindi non più appellabile. E allora io, coadiuvato da una squadra di esperti, ho deciso di soffermarmi su 10 false credenze, un numero tondo che non ha nessun fondamento, non ci serviva, essendo di tipo qualitativo e per i nostri scopi potevamo scegliere qualsiasi numero, sarebbe andato bene, anche uno. Potevamo scegliere di indagare una sola falsa credenza. Prendiamo un libro, è presente? No, ne prendiamo altri 100, l'abbiamo trovata in uno? Sì, bene, quindi a scuola si insegna anche questo. Fine della storia. E poi avremmo continuato con i nostri discorsi. Io invece ho deciso di analizzarne 10 per suddividerle in maniera uguale. Da un lato 5 che ho definito innocue, quindi la cui presenza nelle nostre convinzioni mentali non pregiudica la qualità della nostra vita, quindi si può convivere con queste false credenze sempre, non pregiudica nulla, però abbiamo una conoscenza errata e questo già è importante, e dall'altro lato invece altre 5 pericolose, cioè la cui presenza nelle nostre convinzioni mette a rischio in un certo qual modo la nostra stessa esistenza, la nostra vita, la salute. Non sono stato io a suddividerle di mia spontanea volontà in questi 2 gruppi, sono stato appunto aiutato dagli esperti, ricercatori, docenti universitari, non solo della città in cui ho condotto tale studio, la città di Ferrara. E all'interno di questi 2 cappelli, di queste 2 etichette, come ho poi selezionato 5 false credenze, tralasciando quindi tutte le rimanenti? Bene, l'ho fatto sempre grazie a loro.
erano state stabilite anche altre misconcezioni in origine che sono state proposte a tali esperti e poi insieme si è deciso di accantonarne alcune per prediligerne delle altre. Alla fine siamo arrivati quindi alla formulazione definitiva per il nostro studio. Una volta avute in mano queste 5 false credenze innocue, 5 pericolose e una volta anche proceduto con la disamina che ho poc'anzi ricostruito, quindi la storia della diffusione di ciascuna di queste e poi la loro smentita scientifica, una volta quindi preso in mano tutto ciò, era arrivato poi il momento di analizzare i materiali didattici, lo scopo primario dell'articolo qua di seguito. Si è fatto riferimento alle materie di ciascuna di queste false credenze e si sono recuperati materiali fin quando non si è arrivati alla consapevolezza che tutto ciò che si poteva rintracciare in questi libri era stato recuperato. Il risultato è stato che le 5 false credenze innocue sono state tutte trovate, sia ciascuna di queste, sia in materiali cartacei, sia in materiali digitali. Quindi ciascuna di queste 5 false credenze era presente sia su libri e sia su documenti caricati sul web, ognuna di queste. Quelle pericolose, al contrario, non sono state trovate da nessuna parte. Una volta quindi raggiunto un altro numero tondo, come appunto il centinaio che leggiamo davanti a noi, ecco che si è deciso di porre fine al recupero del materiale per occuparsi del successivo step della ricerca scientifica. In effetti, le 5 false credenze pericolose non appartenevano ai classici argomenti che vengono trattati dalle materie in questo primo ciclo di istruzione. Dunque sarebbe stato molto complicato, se non impossibile, rintracciarne alcune di queste. Si sono tuttavia analizzate lo stesso per la scelta iniziale, cioè noi analizziamo le 5 innocue e 5 pericolose di misconcezioni che quasi tutti praticamente hanno. E poi dopo si vede quali di queste sono presenti nei libri di scuola. Non dobbiamo farci condizionare dalla nostra ipotesi secondo la quale alcune di queste non ci sono nei libri e tralasciarle anche nella disamina iniziale. No, perché lo studio che ho condotto ha in effetti due anime. La prima è quella di analizzare tali misconcezioni anche nella nostra quotidianità, anche secondo la loro diffusione sui nuovi media attraverso questi canali. E poi la seconda anima invece è quella più prettamente educativa e vedremo tra un attimo anche didattica. Quindi le 5 pericolose non sono state trovate perché non facevano parte di argomenti, di materie di solito trattati all'interno di questo ciclo di istruzione, tutte le altre 5 invece sì. E allora, a questo punto non rimaneva che dialogare con gli esperti presentando i risultati dello studio. Cioè, posto che queste false credenze ci sono all'interno dell'insegnamento scolastico, valutiamo insieme alcune cose. Numero 1. È adeguato parlare di questi argomenti alla fascia d'età interessata? Anche ponendo che non ci siano errori, cose che invece ci sono, come è stato dimostrato anche in questo caso, essendo un metodo scientifico quello che abbiamo utilizzato, non è, come dire, in nessun modo sconfessabile il nostro risultato, è così e non c'è niente da fare. Quindi, anche ponendo che non vi siano errori nella presentazione didattica, è adeguato parlare di questo argomento a ragazzi, a bambini dell'età in questione? Quindi la pregnanza, l'adeguatezza più prettamente educativa del tema. E poi la seconda cosa, la modalità che solitamente viene adoperata nel presentare il tema in questione è adeguata? Ecco,
Questa è un'altra valutazione che si richiede. Magari sì, è importante parlare di questo argomento, ma non secondo la modalità utilizzata dai materiali didattici, quantomeno quelli che io ho sottoposto all'attenzione degli esperti cui mi sono riferito. E poi, siccome l'ateneo di riferimento era l'ateneo ferrarese, bene, si è potuti anche giungere ad una presentazione di suggerimenti che servivano e che servono tuttora, sono sempre validi, per aiutare gli insegnanti a parlare di quei temi, ma in maniera corretta. Suggerimenti sempre basati sull'esperienza degli esperti. Infatti, le città possiamo dire che prevedono la presenza di università al loro interno, proprio università incarnate nel tessuto cittadino, molto più facilmente tutelano e facilitano un collegamento tra il mondo della scuola e quello dell'accademia. Più facilmente gli studenti e gli scolari potranno effettuare qualche tipo di esperienza con i docenti universitari, con magari anche gli studenti universitari, e il collegamento quindi è molto fitto. Dunque, di conseguenza, gli stessi docenti universitari, molto probabilmente, stando in una di queste università, hanno modo nel corso degli anni di rimanere e stare in contatto con il mondo della scuola, e quindi proprio su questa esperienza si basano i suggerimenti che mi hanno fornito e che io ho riportato all'interno della pubblicazione sotto forma di libro che viene qua davanti a noi, presentata e viene nominata. All'interno poi di questo articolo io ho proseguito con la presentazione di due false credenze che sono accomunate da un filo rosso. È il filo che ci parla della preistoria e dell'evoluzione. Non ci interessa in questa sede analizzare in maniera adeguata, specifica e approfondita le due false credenze in questione. Da una parte abbiamo l'idea secondo la quale i nostri antenati vivessero in maniera permanente all'interno delle caverne, che dunque dovevano costituire, secondo una tale idea, le nostre abitazioni privilegiate, consuete e solite. E non ci interessa neppure, come vediamo di seguito, occuparci dell'idea secondo la quale l'evoluzione sarebbe un miglioramento progressivo degli organismi che si evolvono, quando invece evoluzione è da intendere così come la intendeva Darwin, ovvero discendenza con modificazioni. Tutti gli esseri viventi, con il passare del tempo, si modificano, e quindi gli esseri viventi di oggi sono diversi da quelli di tanto tempo fa e sono sempre cambiati, si sono sempre modificati. Ecco, questa è l'evoluzione. Non è detto che vadano a migliorare, talvolta si può anche peggiorare qualche aspetto del proprio organismo, dipende dalle situazioni contingenti. Così come per l'altro verso, noi non abitavamo sempre all'interno delle caverne, anzi, e solo in alcuni momenti dell'anno per ripararci, altrimenti facevamo uso del nostro ingegno per costruire noi stessi le nostre abitazioni. Bene, posto questo, ci interessa piuttosto interrogarci e riflettere, ragionare sulla presentazione didattica di tali contenuti. Nelle classi di scuola elementare, di scuola media, come possiamo parlare, come possiamo spiegare la nostra preistoria e l'evoluzione? L'evoluzione che non afferisce solo all'essere umano, naturalmente, ma che riguarda tutto il mondo della vita. Nel caso della preistoria, propongo quanto segue. Il bambino, da un punto di vista pedagogico, ha sempre bisogno di partire dall'esperienza
per poter giungere ad un apprendimento, per poter apprendere qualcosa. Non si può cominciare con i massimi sistemi. No, i bambini sono pratici, così come dovremmo essere anche tutti noi, e quindi è dalla vita, da ciò che si vive in prima persona, che si può poi giungere ad una riflessione succedanea e dunque all'acquisizione di un qualcosa che prima non era conosciuto. E allora, pensando alla preistoria, quale può essere un'esperienza viva, reale, che noi possiamo proporre agli scolari per poter poi giungere all'acquisizione di conoscenze sul tema? Di sicuro, nella nostra vita quotidiana non siamo abituati a effettuare incontri preistorici, ecco, non incontriamo donne e uomini della preistoria, in giro per la strada. Quindi è chiaro che, il collegamento con il passato non può essere di tipo organico, non ci sono, come dire, esseri, non ci sono, in questo caso esseri umani, che arrivano da così tanto tempo e con i quali possiamo interagire, è ovvio. Ma ci sono delle tracce che arrivano da quei momenti, dai momenti cioè precedenti alla nascita delle civiltà. Ed è là che dobbiamo puntare. Ci sono queste tracce che sono materiali, che sono oggettive, che si possono toccare con le mani, che si possono vedere con gli occhi, e queste ci sono e sono presenti qua, oggi, nel nostro mondo. Giungono da milioni di anni fa, ma sono arrivati fino a noi, hanno resistito al trascorrere degli anni. E come li vediamo noi, questi elementi, li possono vedere anche i nostri alunni. Quasi tutta l'Italia è stata abitata nel corso della preistoria, tutta l'Italia, ma se vogliamo tornare indietro nel tempo fino al Paleolitico, diciamo quasi tutta, ecco, secondo quello che sappiamo oggi naturalmente. Dunque, in quasi tutta Italia noi possiamo fare esperienze in un modo o nell'altro dei tempi più lontani, attraverso ciò che rimane, per esempio attraverso delle pietre scheggiate, oppure attraverso le pitture parietali, che si sono conservate soprattutto all'interno delle grotte. Se la nostra classe è fortunata e vive in un ambiente dove c'è un qualcosa del genere, dove c'è un museo magari che ha una sezione dedicata alla preistoria, ecco che allora le tracce sono custodite là, non dobbiamo fare altro che recarci all'interno di questi luoghi preparando previamente i nostri alunni per fare l'incontro giusto con queste tracce. Ecco, le tracce non parlano da sole, sono semplicemente tracce, cioè ciò che arriva, ciò che è stato lasciato e che sopravvive tuttora in un'altra epoca. Di per sé sono oggetti che non dicono nulla a una persona che non li sa interrogare. Siccome le conoscenze che noi abbiamo relativamente alla preistoria derivano da studiosi che hanno interrogato quelle tracce e sono partiti proprio da là. Non vi sono studiosi seri che non siano partiti dalle tracce trasformate poi in fonti. È il punto di partenza irrinunciabile, non c'è alternativa. Tutto ciò che vogliamo sapere dal passato lo possiamo sapere solo grazie a quello che ha continuato a vivere ed è sopravvissuto al passare del tempo. Come lo studioso quindi sa interrogare la traccia, l'alunno deve imparare, perché l'esperienza che si vive deve essere un'esperienza di tipo conoscitivo. Quindi si giunge insieme come classe alla produzione della conoscenza che ci interessa, in questo caso sulla preistoria, facendo finta di essere tutti noi degli studiosi, perché è l'unico modo di giungere ad una conoscenza che parta dall'esperienza e che per ciò stesso sia poi in grado di rimanere a lungo all'interno della nostra memoria. Vivendo un'esperienza si vive un'emozione, grazie a quell'emozione fissiamo nella mente ciò che abbiamo provato in quel momento stesso, ovvero l'apprendimento di quella cosa che prima non sapevamo.
Ecco dunque che l'insegnante ha una responsabilità di rilievo. L'insegnante deve innanzitutto effettuare una cernita sulle tracce da sottoporre ai nostri ragazzi. In mancanza di musei o luoghi, similari, è chiaro che la situazione deve essere creata ad hoc dall'insegnante, sia in classe sia fuori, adoperando anche i paesaggi che noi abbiamo nella nostra Italia. Quindi conoscere le fonti che sono state utilizzate dagli studiosi per arrivare alla conoscenza da presentare ai nostri discenti, e una volta selezionate queste tracce bisogna trasformarle appunto in fonti. Quali domande bisogna porre a esse? In questo caso l'insegnante deve avere anche una competenza nella storia delle ricerche, cioè quali sono le domande che gli studiosi hanno posto agli oggetti in questione. E se non possiede competenze del genere, si può tranquillamente affidare a chi queste cose le sa. E quindi, se si vive in una città universitaria, hai gli esperti che orbitano attorno a quell'istituto, oppure ci sono dei libri scritti bene, affidabili, che possono dare una mano. Certamente ciò che non può mancare è il metodo. Non si richiede all'insegnante di essere esperto di tutto, è chiaro, ma si richiede di possedere il metodo per poter informarsi in maniera scientifica sull'argomento. Con il metodo si può arrivare a qualsiasi tipo di conoscenza. Quindi l'insegnante in realtà preparato è in grado anche da solo di effettuare quello che sto dicendo. Quindi, quali sono le domande che sono state poste a tali tracce? E noi ne individuiamo alcune, quelle più pregnanti e quelle più, come dire, spendibili dai ragazzi, dai bambini di quell'età. Saranno i discenti stessi quindi ad apprendere come interrogare le tracce, e il primo risultato di questo processo sarà l'acquisizione di dati oggettivi presentati da quelle che ormai sono delle vere e proprie fonti di conoscenza. Questi dati oggettivi sono contenuti all'interno, intrinsecamente, delle fonti, non ce li inventiamo, ed essendo dunque contenuti intrinsecamente dalle fonti stesse, noi, utilizzando un procedimento di deduzione, li possiamo estrarre e potremo essere quindi certi al 100% che quei dati siano reali, siano veritieri. Il processo logico infatti della deduzione, se parte da dati reali, è sempre vero, cioè non può sbagliare al 100%, è un fatto di mero ragionamento. Quei dati sono contenuti nelle fonti, allora li analizziamo, li estraiamo e quei dati sono certi perché sono là contenuti. Per esempio, abbiamo queste pietre scheggiate, con le analisi del caso possiamo capire che tipo di pietra è. E quella è un dato appunto oggettivo, insindacabile, non si discute. È quel tipo magari di roccia. Oppure la nostra pittura parietale. Con quale pigmento o con quali pigmenti è stata realizzata? Grazie all'analisi del caso potremo sapere quali pigmenti sono stati adoperati. Anche quello è un dato oggettivo contenuto all'interno della fonte stessa. E poi dai dati si giunge alla produzione di informazioni. Prima abbiamo detto deduzione, perché è un qualcosa che già è contenuto all'interno di questi oggetti. Ora invece, siccome dobbiamo elaborare in seconda istanza i dati che abbiamo a disposizione, parliamo di produzione. Non è più un qualcosa che estraiamo. Le informazioni sono, potremmo dire, dei dati secondari che superano i dati primari sempre oggettivi e sempre reali. Ad esempio, abbiamo detto che è questo tipo di roccia, la pietra scheggiata che ci ritroviamo a osservare. Da dove arriva questa roccia?
gli uomini e le donne primitive sono andati a recuperarla da qualche parte oppure ce l'avevano già a disposizione in questo territorio? E allora si potrà, per esempio, appurare che a qualche centinaio di chilometri c'è un luogo che prevede l'affioramento di questa roccia, eccetera, eccetera, e poi invece non ce ne sono degli altri per migliaia di chilometri. Ecco, quindi un'informazione può essere: siccome eccetera, eccetera, allora questa roccia è stata prelevata da questo luogo, da questa cava e così via. Non è un dato sicuro, non c'è scritto nella roccia da dove arriva. C'è scritto però che lì c'era la stessa roccia e che poteva arrivare da là. Ecco, con le ultime analisi si potrebbe anche capire se effettivamente una roccia appartiene a una data cava oppure no, ma non ci interessa, stiamo parlando in linea generale. Se dunque questa informazione non è evidentemente certa al 100%, possiamo parlare appunto di informazione che abbiamo prodotto partendo dalla fonte, ma andando oltre. È una nostra produzione che nasce dai dati che abbiamo ricavato dalla fonte stessa. Quindi, e poi i ragazzi, giocando, divertendosi, sporcandosi le mani, arriveranno a capire anche come produrre le informazioni, ne produrranno un paio, e infine ecco che si giungerà alla produzione della conoscenza, perché le informazioni sparpagliate da sole non ci dicono nulla. Così come la traccia da sola non ci dice assolutamente niente, bisogna saperla interrogare, anche le informazioni giustapposte non dicono nulla su quello che ha a che fare con l'origine dell'oggetto che abbiamo di fronte, la sua contestualizzazione e via dicendo. Mettiamo insieme le informazioni e produciamo la conoscenza. Quella conoscenza che di solito viene presentata nei materiali didattici come un qualcosa di quasi biblico, la verità che scende sulla terra e che chissà come è stata prodotta, invece no. Secondo la didattica scientificamente fondata e che ha dimostrato di funzionare sempre in tutto il mondo, perché i bambini sempre quelli sono, l'unico modo per avere un'acquisizione certa e un'acquisizione duratura nel tempo e soprattutto funzionale poi a ciò alla vita che si vivrà nel corso dei propri anni, appunto è quella che fa riferimento all'esperienza. Dall'esperienza si arriva al concetto. Il bambino avrà prodotto la conoscenza di queste fonti, tutti lo avranno fatto e tutti si sarà imparato qualcosa di nuovo. Certo, se poi nelle vicinanze c'è uno scavo archeologico che si sta conducendo su temi o su periodi eh, affini a quelli che si stanno trattando in classe, ancora meglio, là si potrà fare un altro tipo di esperienza. Si potrà, per esempio, giocare a come si effettua uno scavo archeologico per quel periodo. Sono diversi gli scavi in base al periodo che si vuole studiare. Oppure, grazie all'archeologia sperimentale, si potranno effettuare dei veri e propri esperimenti per riprodurre oggi ciò che noi troviamo sotterrato, in questo caso anche la scheggiatura di una pietra e dunque la produzione degli utensili. Ecco, noi troviamo questo utensile già pronto, anzi magari già anche usurato scavando. E come però loro realizzavano questi strumenti? Possiamo, per via inferenziale, mettere insieme tutti i dati che abbiamo e ricostruire quello che poteva, secondo noi, essere il procedimento che portava alla fine a questo risultato. Magari non era lo stesso procedimento di allora, l'importante è che quello che seguiamo oggi ci permetta di arrivare allo stesso identico o quasi risultato. E questo appunto si può fare con i bambini che rispondono sempre molto bene ad iniziative del genere. E poi c'è appunto il tema dell'evoluzione. In questo caso, come presentare tale tema didatticamente? Come illustrarlo ai ragazzi? Ecco, di certo dimentichiamoci l'immagine che stiamo vedendo qua, uno degli esempi di immagini sbagliate configurate all'interno dei materiali didattici.
Nel caso dell'evoluzione, l'esperienza si può fare da ciò che è rimasto. Sono rimasti fossili. Se noi dobbiamo spiegare ai bambini, ai ragazzi che gli esseri viventi cambiano sempre nel corso dell'esistenza delle varie specie, ed è così sin dall'origine, dal principio della vita sulla Terra, allora dobbiamo avere di fronte qualcosa di concreto che ce lo possa dimostrare. Bene, i fossili sono la dimostrazione assoluta di questo assunto. Esseri viventi che prima esistevano non esistono più, oppure si sono trasformati in quello che vediamo noi oggi. La traccia in questo caso sarà costituita dal fossile, dai fossili, e poi si deve procedere esattamente come spiegato nei minuti precedenti. Quindi ricostruire poi tutti i dati, le informazioni e la conoscenza trasformando questi fossili in delle fonti. Se ci sono luoghi della cultura presenti nel proprio territorio, ancor meglio, anche perché di solito nei musei tendenzialmente i fossili sono anche ordinati. Sono ordinati alla maniera ottocentesca, quindi secondo delle regole di tassonomia o di tassinomia. Ecco, però al di là della presentazione non proprio aggiornata secondo le linee museologiche moderne, cioè quelle che funzionano di più per il pubblico di oggi. Siccome sono cambiate le persone dall'Ottocento a oggi, non ha senso proporre dei musei ottocenteschi o novecenteschi se la risposta del pubblico non è la stessa che si poteva avere all'epoca. Conviene invece studiare le caratteristiche sociali, antropologiche e anche psicologiche degli esseri umani di oggi in un dato contesto sociale, e quindi poi utilizzare queste conoscenze che si hanno per costruire al meglio il proprio museo, altrimenti il messaggio non passa e il museo non serve a nulla. Un discorso infatti che vale sia per l'evoluzione, sia per le abitazioni preistoriche, ma in generale sempre per quando una classe viene portata in un contesto museo, è che l'insegnante deve preparare la visita al museo di quella classe. Partiamo dal presupposto che il dialogo che si deve instaurare tra scuola, quindi mondo degli insegnanti, e professionisti dei luoghi e dei beni culturali è imprescindibile, ci deve essere per forza, perché appunto i ragazzi hanno bisogno di fare esperienze sulle quali poi installare le proprie conoscenze, che altrimenti sono costruite sulla sabbia e dopo la prima interrogazione vengono spazzate via dal vento. Da un lato, i professionisti dei beni culturali hanno il compito di presentare al meglio quei contenuti a tutti i tipi di pubblico, non specificamente al pubblico delle scuole, che non è il pubblico principale delle mostre o dei musei. E il loro scopo, oltretutto, non è quello di rispondere ai bisogni educativi dei bambini e dei ragazzi. Il loro scopo invece è quello di comunicare nel migliore dei modi la collezione che si possiede o che si mette in mostra. L'insegnante invece ha l'obiettivo principe, tutti gli altri vengono dopo, di rispondere ai bisogni dei ragazzi, che sono bisogni affettivi, che sono bisogni esperienziali. Ecco, ci sono delle esperienze che bisogna fare a una certa età e c'è anche la necessità che siano guidati ad effettuare queste esperienze. Bisogni relazionali, bisogni anche legati alla conoscenza del proprio corpo e così via. Rispondendo a questi bisogni, l'insegnante configura le proprie lezioni e, e configura anche le spiegazioni degli argomenti che riguardano le materie, ma tutto questo serve per rispondere ai bisogni dei ragazzi. E allora le due figure si devono incontrare, la figura dell'intellettuale, esperto di didattica, l'insegnante, e la figura invece dell'operatore dei beni culturali. Incontrandosi che cosa nasce? Nasce
un dialogo che è abbastanza particolare, perché l'insegnante vuole portare i propri discenti presso questi luoghi per permettere loro di condurre delle esperienze. E allo stesso modo l'operatore deve facilitare queste incursioni, anche se non sono solite all'interno dei musei, anche se potrebbero creare qualche disturbo agli altri visitatori, quindi fondamentale è l'organizzazione. L'insegnante prepara già dall'aula la propria classe. Non si arriva quindi improvvisati nel luogo della cultura, dobbiamo sapere già che cosa andremo a vedere, dobbiamo avere una prima infarinatura su quello che faremo e soprattutto la visita non è la classica passeggiata, come dire, tra i capolavori, come succede molto spesso per gli adulti, ma deve essere una partecipazione guidata, protagonista dell'apprendimento poi dell'alunno. Quindi il ragazzo sa che cosa deve fare una volta arrivato là e deve entrare in dialogo con gli oggetti che ha di fronte. Se ci sono delle riproduzioni, toccarle. Ecco qua l'esperienza in prima persona, l'esperienza anche sensoriale, tattile, perché è quella più concreta. Toccare questi oggetti, vederli, visionarli con attenzione, entrare in dialogo con gli operatori del luogo, collaborare con gli altri componenti della propria classe e alla fine quindi effettuare parte del percorso che abbiamo raccontato anche nel luogo del museo. In questo modo quindi non solo i ragazzi avranno imparato come si impara, come si apprende, ma avranno anche esperito l'importanza dei luoghi che custodiscono la nostra memoria. Senza queste persone, senza questi musei, noi non potremmo studiare le abitazioni preistoriche, l'evoluzione e non sapremo nulla del nostro passato. Se infatti queste tracce vengono disperse, distrutte, chi le potrà più studiare? Ecco allora che la loro tutela e la loro valorizzazione, mettendole in mostra pubblicamente, è necessaria. Arriviamo alla conclusione. L'insegnante sa fare tutto questo, bene, ma se nel libro c'è un'informazione sbagliata che riguarda proprio il tema del giorno, e allora come fa? Come fa ad intraprendere un percorso del genere se il libro presenta un'informazione non corretta? Beh, ovviamente l'insegnante deve sapere che quell'informazione non è corretta, questo è il punto di partenza. E poi, se riscontra un qualcosa di questo tipo, può tranquillamente, anzi deve intraprendere un tale percorso, segnalando però alla classe di non fare riferimento per questo specifico tema oppure per questo particolare al libro che si ha in adozione. In questo modo addirittura otterremo un ulteriore obiettivo che forse è quello precipuo della scuola. E ne sono fermamente convinto, cioè non fidatevi, ecco il messaggio, di tutto ciò che è scritto in questo libro, così come non dovete fidarvi di tutto ciò che sentite alla televisione, di tutto ciò che vi dico io, i vostri genitori. Sottoponete sempre a verifica ciò che ascoltate, ciò che sentite. Fate delle domande, mettete in dubbio quello che leggete. Questo è l'insegnamento principale. Quindi i bambini già dalla scuola elementare impareranno che ciò che è scritto sul libro è ciò che è scritto sul libro, niente di più e niente di meno. Bisogna andare a verificare se quello è corretto nella sua totalità oppure in maniera parziale oppure mai, se quella cosa non è da nessun punto di vista corretta. E l'insegnante quindi è facilitatore di questo processo, senza arrivare come dire, agli eccessi della inconoscibilità di tutto ciò che succede, perché appunto la verità non si può raggiungere, no, semplicemente
sottoporre a verifica dalle fonti originali, ecco l'importanza delle tracce trasformate in fonti, ciò che sentiamo, perché se noi abbiamo effettuato quel percorso in prima persona, se siamo andati sempre alla fonte originale, che abbiamo quindi interrogato per ricostruire la conoscenza su quello che è accaduto quando quella fonte è stata realizzata, bene, allora anche nella vita di ogni giorno saremo pronti a verificare tutto ciò che sentiamo e quando ci racconteranno della vita all'interno delle caverne oppure dell'evoluzione che è il miglioramento degli organismi fino ad arrivare per esempio ad Homo sapiens, il più bello e il più bravo di tutti, noi storceremo il naso perché sapremo che le cose non stanno affatto così, carta canta, dati alla mano.